Un tempo, nel Mediterraneo, Italia e Spagna si guardavano ad armi così pari. Molti, pensando alla loro storia marittima e a flotte che sembrano simili, credono che la competizione sia ancora equilibrata. Ma è davvero così? I dati tecnici e strategici di oggi raccontano un'altra storia, ovvero quella di un sorpasso strategico, evidente e significativo da parte della Marina Militare Italiana. In questa analisi vedremo perché l'Armata Spagnola, pur restando una forza navale di tutto rispetto, affronta oggi un notevole divario con la controparte italiana per l'influenza nel Mare Nostrum. Non è una semplice conta di navi, ma una divergenza tecnologica e strategica che ha posto l'Italia in una posizione di vantaggio. La storia del Mediterraneo è la storia delle sue potenze navali. Dalle repubbliche marinare all'Armata Spagnola, chi controllava il mare controllava il potere e la ricchezza. Per secoli Italia e Spagna sono state concorrenti naturali, due penisole con destini intrecciati. E fino a non molto tempo fa, le loro marine erano considerate forze speculari, con capacità paragonabili, entrambe membri della NATO e concentrate sulla sicurezza del fianco sud dell'Europa. Ma qualcosa è cambiato. Negli ultimi 20 anni l'Italia ha avviato una modernizzazione della sua flotta che ha pochi rivali in Europa. Non è stato un caso, ma il risultato di una visione strategica chiara, sostenuta da un'industria navale all'avanguardia e da investimenti mirati. La tesi di questo video è che il divario tra la Marina Militare Italiana e l'Armata Spagnola non è più solo una questione di numeri, ma è diventato un gap qualitativo, tecnologico e, soprattutto, di visione strategica. Confronteremo le navi chiave, dalle portaerei ai sottomarini, le tecnologie, dagli aerei imbarcati ai sistemi d'arma, e vedremo come le diverse scelte nazionali abbiano portato a risultati così divergenti. Alla fine sarà chiaro perché oggi, nel Mediterraneo, la Marina Militare Italiana non solo ha superato l'Armada, ma si è assicurata un vantaggio strategico decisivo. Il cuore di una marina moderna è la sua capacità di proiettare potenza aerea dal mare. È proprio qui, nel confronto tra le navi ammiraglie, che emerge il primo e più evidente divario tra Italia e Spagna. L'ammiraglia spagnola è la LHD Juan Carlos, entrata in servizio nel 2010. È una nave imponente e incredibilmente versatile, capace di operare come una nave da sbarco, porta elicotteri e porta aerei leggera. Il suo design è un successo commerciale, esportato anche in Australia e Turchia. Può trasportare quasi 900 soldati e numerosi veicoli, rendendola uno strumento formidabile per le operazioni anfibie. Ma la sua versatilità nasconde una sfida. È una nave polivalente. La sua velocità massima di 21 nodi è funzionale, ma non eccezionale per una piattaforma aerea che deve riposizionarsi rapidamente. Il suo limite più critico, però, è il gruppo aereo. La nave è costruita attorno agli aerei a decollo corto e atterraggio verticale AV-8B Harrier 2, una tecnologia degli anni 80 che si avvicina alla fine della sua vita operativa, prevista intorno al 2030. Qui sta il problema strategico per la Spagna, ovvero Madrid, per ragioni politiche e industriali, ha per ora congelato la decisione sull'acquisto dell'unico sostituto possibile, ovvero l'F-35B Lightning II. Questa scelta significa che, tra pochi anni, la Juan Carlos rischia di diventare una semplice portaelicotteri, perdendo la sua capacità di combattimento ad ala fissa e, con essa, gran parte della sua rilevanza strategica. L'Italia, d'altro canto, ha fatto una scelta radicalmente diversa e più ambiziosa. Invece di una singola nave multiruolo, ha puntato su una coppia di unità complementari. La prima è la portaerei Cavour. Entrata in servizio nel 2009, è stata concepita fin dall'inizio come una pura portaerei STOVL. Di recente ha completato un complesso ammodernamento proprio per operare con il caccia di quinta generazione F-35B. Questo non è un dettaglio, è un punto di svolta strategico. Ma il vero simbolo del vantaggio italiano è la LHD Nave Trieste. Consegnata ufficialmente alla Marina Militare nel dicembre del 2024, è un gigante tecnologico. Con quasi 38.000 tonnellate di dislocamento, è la più grande nave militare costruita in Italia dal dopoguerra. Le sue dimensioni e il suo enorme ponte di volo sono stati ottimizzati fin dall'inizio per gli F-35B. La sua propulsione avanzata le permette di raggiungere i 25 nodi, una velocità cruciale per le operazioni aeree. E non è solo una portaerei, è anche una potentissima nave d'assalto anfibio, con un bacino allagabile e alloggi per un intero battaglione della Brigata Marina San Marco. Il confronto tra le ammiraglie dipende dal loro pugno, ovvero il velivolo imbarcato. E qui il divario diventa notevole. L'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo a impiegare l'F-35B, la variante a decollo corto, sulle proprie navi. L'F-35 non è solo un aereo più nuovo dell'Harrier, è un salto generazionale. Le sue caratteristiche stealth lo rendono quasi invisibile ai radar. I suoi sensori potentissimi fondono un'enorme quantità di dati in un'unica, chiara immagine tattica, che può essere condivisa in tempo reale con l'intera flotta. Quindi ogni F-35 è un centro di comando volante.
Anche se il pieno potenziale della forza F-35B della Marina si realizzerà nel corso dei prossimi anni, la capacità è già in fase di consolidamento, con le prime consegne avvenute già dal 2018. Avere una forza di F-35B operativi da due piattaforme diverse, ovvero la Cavour e la Trieste, darà alla Marina Militare una capacità di proiezione offensiva che l'Armata, con i suoi Harrier in via di pensionamento e senza un rimpiazzo definito, non può attualmente eguagliare. Questa superiorità aerea crea un forte squilibrio. Mentre una flotta spagnola potrebbe essere individuata e minacciata da aerei invisibili, la flotta italiana opererà protetta da un ombrello aereo di quinta generazione. In breve, nel duello delle ammiraglie, la Spagna schiera una nave versatile il cui futuro aereo è incerto. L'Italia, invece, mette in campo una coppia di navi moderne, progettate per il sistema d'arma aereo più avanzato oggi disponibile, assicurandosi quindi un vantaggio aeronavale difficilmente colmabile. Ma se le portaerei sono il pugno, fregate e cacciatorpediniere sono la spina dorsale. Anche in questo campo, il confronto tra Italia e Spagna rivela come la modernità, la specializzazione e i numeri della flotta italiana abbiano creato un secondo, profondo divario. Sia l'Italia che la Spagna hanno investito in cacciatorpediniere per la difesa aerea, ovvero navi progettate per proteggere la flotta da missili e aerei nemici. L'armata spagnola schiera le 5 fregate della classe Álvaro de Bazán, F-100, spesso considerate cacciatorpediniere. Sono navi eccellenti, costruite attorno al sistema americano Aegis e al radar AN-SPY, che le rende molto efficaci e perfettamente integrate nelle flotte NATO. La Marina Militare risponde con i 2 cacciatorpediniere della classe Orizzonte, ovvero l'Andrea Doria e il Caio Duilio. Queste navi, frutto di un progetto italo-francese, usano il sistema europeo PAAMS, armato con i missili Aster. Inoltre, molti analisti considerano il sistema PAAMS e i missili Aster più moderni e agili, specialmente contro minacce veloci e a pelo d'acqua. Le Orizzonte italiane stanno inoltre ricevendo un ammodernamento che le manterrà all'avanguardia. Peraltro l'Italia guarda già oltre. Il programma per 2 nuovi cacciatorpediniere DDX da oltre 11.000 tonnellate è già stato avviato, con l'obiettivo di avere in servizio navi che segneranno un altro balzo capacitivo entro la fine del decennio. Nel complesso, il confronto vede una sostanziale parità oggi, ma con una visione futura italiana molto più ambiziosa. È però nel campo delle fregate che il vantaggio italiano diventa netto. Queste sono le navi multiruolo per eccellenza di ogni marina. La spina dorsale della flotta spagnola è costituita dalle 6 fregate classe Santa Maria, un progetto valido ma ormai datato, risalente agli anni 70. La modernizzazione è affidata alle future 5 fregate della classe Boniface, F-110, oggi in costruzione. Promettono di essere avanzate, specializzate nella lotta antisommergibile. Tuttavia, la prima entrerà in servizio solo nei prossimi anni e ci vorrà quasi un decennio perché siano tutte operative. Inoltre, le loro 16 celle per missili sembrano poche rispetto alle concorrenti, una scelta che privilegia la specializzazione a discapito della flessibilità. La situazione italiana invece è completamente diversa. L'Italia ha già in servizio 10 fregate FREMM, fregata europea multimissione, della classe Bergamini, considerate tra le migliori al mondo. Esistono in 2 versioni, la General Purpose e Anti-Submarine, che combinano una potente suite di sensori con una notevole potenza di fuoco. Il successo del progetto inoltre è tale che Fincantieri ha vinto la gara per costruire le nuove fregate della US Navy, la classe Constellation, basata proprio su questo design. E non finisce qui. L'Italia sta già costruendo 2 fregate potenziate, le FREMM Evo, e ne ha in programma altre 2 per un totale di 14. A questa già formidabile flotta, poi, l'Italia sta aggiungendo una nuova classe di navi, i pattugliatori polivalenti d'altura, i PPA, della classe Town di Revel. Queste 7 navi sono un concetto unico. Progettate per essere modulari, le versioni full sono a tutti gli effetti fregate di prima linea da quasi 6.000 tonnellate, velocissime e dotate di radar e armamenti all'avanguardia. La Spagna, per il pattugliamento, si affida alla classe BAM, navi valide ma molto meno potenti e armate dei PPA italiani. In sintesi, quindi, mentre la Spagna si affida a una flotta in parte da rinnovare, attendendo 5 nuove fregate specializzate, l'Italia schiera già oggi 10 fregate modernissime, a cui si aggiungeranno altre 4 FREMM e 7 PPA in configurazione da combattimento. Il risultato è un chiaro vantaggio numerico e qualitativo, basato su piattaforme potenti e tecnologicamente avanzate. Sotto la superficie del mare poi si combatte una guerra invisibile, dove il vantaggio si misura in silenziosità e tecnologia. La componente sottomarina è un assetto strategico fondamentale, e anche qui il confronto tra Italia e Spagna mostra un chiaro gap tecnologico e numerico a favore di Roma. Per sostituire i suoi vecchi sottomarini, la Spagna ha avviato un ambizioso programma nazionale per la classe S-80+, battelli moderni con propulsione indipendente dall'aria, AIP. Questo sistema permette di rimanere in immersione per settimane,
aumentando la furtività. Tuttavia, però, c'è da dire che il programma S-80 è stato segnato da difficoltà, ritardi e costi lievitati. Il problema più noto fu un errore di calcolo del peso, che costrinse a riprogettare e allungare lo scafo. Ma nonostante questo, la Spagna ha superato le difficoltà e il primo esemplare, l'Isaac Peral S-81, è entrato in servizio a fine 2023, dimostrando la sua validità con il completamento della sua prima missione operativa per la NATO. Questo rappresenta un importante successo per l'industria spagnola. Tuttavia, la flotta finale di soli 4 sottomarini S-80 sarà numericamente appena sufficiente per coprire le vaste aree di interesse strategico della Spagna. L'Italia, invece, ha seguito una strada diversa. Il pilastro della sua forza subacquea sono i 4 sottomarini classe Todaro, versione italiana del celebrato progetto tedesco Type 212A. Questi battelli sono universalmente riconosciuti tra i sottomarini convenzionali più silenziosi e avanzati al mondo, dei veri buchi neri acustici quasi impossibili da rilevare. La flotta italiana conta oggi 8 sottomarini, i 4 modernissimi U-212A e i 4 più anziani della classe Sauro, in fase di graduale sostituzione. Ma l'Italia non si è fermata. Mentre la Spagna lavorava per rendere operativo l'S-80, Fincantieri ha iniziato a costruire la nuova generazione, la classe U-212 NFS, Near Future Submarine. Questi 4 nuovi battelli incorporeranno innovazioni radicali e soprattutto la predisposizione per l'impiego di missili da crociera a lungo raggio. Questa capacità, nota come Deep Strike, darà ai sottomarini italiani un'opzione di deterrenza convenzionale potente che la Spagna non possiede. Il confronto è netto. Entro il prossimo decennio l'Italia allineerà una forza omogenea di 8 sottomarini modernissimi, 4 U-212A e 4 U-212 NFS, con piani per espanderla ulteriormente a 10. La Spagna, nel migliore dei casi, avrà 4 sottomarini S-80. Pur disponendo di battelli moderni, Madrid parte da una posizione di svantaggio numerico e tecnologico. Nella guerra silenziosa, il vantaggio italiano è chiaro e destinato a crescere. Il divario tra le due marine però non è casuale. È il risultato di 3 fattori che vanno oltre la tecnica: la potenza dell'industria navale, la chiarezza della strategia e la coerenza delle scelte politiche. Dietro ogni grande marina c'è una grande industria. Qui il confronto tra l'italiana Fincantieri e la spagnola Navantia è illuminante. Navantia è un'azienda di stato competente, capace di produrre navi complesse come le fregate F-100 e, dopo le difficoltà iniziali, i sottomarini S-80. Ha avuto successo nell'esportazione del design della Juan Carlos. Tuttavia la sua scala resta prevalentemente nazionale. Fincantieri, invece, è un colosso globale. È uno dei più grandi costruttori navali al mondo, leader nel settore civile, quindi navi da crociera, e militare. Questa doppia natura crea sinergie ed economie di scala difficili da eguagliare per Navantia. Oltre a costruire l'intera flotta italiana, Fincantieri esporta fregate agli Stati Uniti, all'Egitto e all'Indonesia, corvette al Qatar e pattugliatori a mezzo mondo. Questo successo nelle esportazioni abbatte i costi anche per la marina militare, permettendo di avere più navi a parità di budget. Fincantieri non è un semplice fornitore, ma un partner strategico che abilita le ambizioni navali dell'Italia su una scala che l'accoppiata Navantia Armada fatica a replicare. Ma una flotta è comunque lo strumento di una strategia. E qui sta la divergenza più profonda. La strategia spagnola è definita dalla sua geografia. Deve controllare sia il Mediterraneo che l'Oceano Atlantico, dallo Stretto di Gibilterra alle Isole Canarie. Questa dualità, con risorse limitate, disperde inevitabilmente energie e navi, riducendo la forza che può concentrare in un singolo teatro come il Mediterraneo. L'Italia, al contrario, ha sviluppato una dottrina chiara e focalizzata, quella del Mediterraneo allargato. Questa visione non si ferma al nostro mare, ma si estende fino al Golfo Persico e all'Indo-Pacifico, includendo le rotte marittime vitali per l'economia nazionale. Questa dottrina richiede una marina d'altura, capace di proiettare potenza a grande distanza. La costruzione di portaerei, l'adozione degli F-35B, lo sviluppo di fregate moderne e di una flotta logistica di supporto sono la diretta conseguenza di questa visione. Mentre la Spagna mantiene una postura più frammentata, l'Italia ha costruito uno strumento navale perfettamente coerente con la sua ambizione, ovvero essere la potenza marittima di riferimento nell'intero bacino del Mediterraneo allargato. Infine, queste scelte sono state sostenute da una costante volontà politica e da investimenti significativi. In un mondo instabile, l'Italia ha capito che rafforzare la sua marina era una priorità per la sicurezza nazionale. Il budget della difesa ha costantemente finanziato i grandi programmi di rinnovamento. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha inoltre creato un vuoto di potere navale nel Mediterraneo che l'Italia, con la sua posizione geografica e una flotta sempre più potente, è nella posizione ideale per colmare. I risultati mostrano come l'Italia abbia dimostrato una determinazione politica nel campo navale che in Spagna è apparsa meno lineare,
talvolta rallentata da crisi economiche e diverse priorità strategiche. La superiorità italiana non è solo una questione di navi, ma di un sistema paese che ha funzionato, un'industria globale, una dottrina chiara e una volontà politica costante. Quindi siamo quasi alla fine della nostra analisi. Abbiamo esaminato le navi, le tecnologie e le strategie di Roma e Madrid. È ora però di tirare le somme. L'armata spagnola rimane una forza navale professionale, capace e rispettabile. Ma messa a confronto con la marina militare di oggi, il quadro è chiaro. L'equilibrio del passato non esiste più. Ricapitoliamo i fattori decisivi. La superiorità aeronavale. L'Italia schiera 2 moderne portaerei pronte per i caccia di quinta generazione F-35B. Questa capacità stealth connessa è un vantaggio strategico notevole. La Spagna si affida a una sola nave con i caccia Harrier, prossimi al ritiro e senza un piano di sostituzione definito, rischiando di perdere la sua aviazione imbarcata ad ala fissa. Una flotta di superficie più grande e moderna. Mentre la Spagna attende 5 nuove fregate, l'Italia ha già in servizio 10 fregate FREMM e sta introducendo 7 PPA, con altri programmi già in corso. A tendere, la flotta da combattimento italiana sarà nettamente superiore per numero e modernità. Poi il vantaggio subacqueo. L'Italia ha una forza di sottomarini silenziosissimi, gli U-212A, e sta già costruendo la nuova generazione, gli U-212 NFS, che avrà capacità di attacco strategico. La Spagna, dopo un programma travagliato, sta faticosamente mettendo in linea i suoi 4 S-80, partendo da una posizione di svantaggio numerico e tecnologico. E poi abbiamo visto la potenza industriale e la visione strategica. Dietro la flotta ci sono la potenza globale di Fincantieri e la visione chiara del Mediterraneo allargato. Questa combinazione ha permesso all'Italia di costruire uno strumento navale ottimizzato per un ruolo da protagonista nel suo teatro di riferimento. E alla luce di tutto questo, il verdetto è uno solo. La Marina Militare Italiana ha guadagnato un chiaro vantaggio sull'armata spagnola, diventando la principale potenza navale europea nel Mediterraneo. Il divario però non è un'opinione, è misurabile in tecnologia, piattaforme e capacità operative. Certo, la Spagna sta correndo ai ripari con le valide fregate F-110 e i moderni sottomarini S-80. Il punto però è che gioca una partita di recupero contro un avversario che non si ferma. Mentre Madrid cerca di colmare il gap, Roma sta già definendo il futuro con i cacciatorpediniere DDX, le FREMM potenziate e gli U-212 NFS. L'era della rivalità alla pari sembra conclusa per ora. Nel Mare Nostrum si è definito un nuovo equilibrio, che vede l'Italia in una posizione di chiara preeminenza navale, guadagnata con 2 decenni di investimenti mirati, eccellenza tecnologica e visione strategica. Questa era la nostra analisi sul perché la Marina spagnola stia affrontando un divario rispetto a quella italiana. Speriamo vi sia stata utile per capire le complesse dinamiche di potere nel nostro mare. E siete d'accordo con la nostra valutazione? Pensate che abbiamo tralasciato qualcosa di importante? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Il dibattito è la parte più interessante di questo lavoro. E se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdere le nostre prossime analisi. Grazie per avermi seguito e alla prossima!